Ehi tu, membro della community di Agents Range, ben approdato qui sul canale YouTube, dove io, Luigi Davdas Ragoni e il buon Roberto Slimo Zappia abbiamo tradotto e poi fatto anche qualche pensiero su quella che è stata la conference di Riot relativa a Valorant e al suo nuovo anno. Sono uscite tantissime novità, la prima che voglio introdurti in questo episodio 1 è il matchmaking. Ha fatto tanto discutere il matchmaking di Valorant, bene, sono pronti a cambiarlo con un sacco di novità pazzesche. Seguite il video. Tempismo, insomma, tante di queste cose. A whole lot of awesome packed into one video and a lot to take in, I'd say. John Walker, thanks so much for joining me. How you doing? Hey, I'm doing good. Thanks for having me, Ruth. So quick, so everybody knows, what do you do here at, what do you do, I should say, at Riot and on Valorant? Yeah, so I am the competitive designer, so I deal with ranked. John è il designer competitivo del gioco. I'm designing systems all around the competitive space, and I am also tutto quello che è il working mondo a competitivo in little bit in generale. design some stuff there, so that's what I do. Anche Very non good. Solo, and obviously, Però tu mi senti, vero? Sì, ti sento. There are tweaks that go into the rank system, and we do have a few coming in for episode 3. So walk me Ci sono through delle just problematiche in the ancora col beginning, rank what system, kind of tweaks we're focused on c'è qualcosa di cui vogliamo to parlare get perché everything arriveranno anche cose nuove. Yeah, so we've seen a lot of feedback around just match fairness. Ho visto molti feedback a riguardo e mi chiedono di farmi alzare un po' l'audio, sì, Rob, alzami leggermente l'audio se puoi. In general to their correct MMR, we also focus on like what is looking at our system and matchmaking accuracy being for Valorant. Stanno cercando di capire qual è il problema del loro matchmaking system. L'abbiamo detto molte volte, c'è qualcosa da sistemare all'interno del matchmaking e loro stanno cercando proprio di capire cosa sia. I know there's a mentality out there of if I create a fresh account, I'm going to be fine to just level up. It'll be a lot easier. Is there anything for we're putting into place for that? Yeah, so something really interesting about Valorant is when we first launched, we had a system to help with all the players being the same MMR, right? New game All'inizio hanno lanciato un sistema che aveva bilanciato l'MMR di tutti e a un certo punto si è creata una disparità evidente tra chi era super alto e chi era super basso. Would adjust your MMR up to like 100 games played and then it would cap you out, and it was just to get people into their correct rank really quickly and build that whole MMR pool of players. Now we've been out for a year. Quindi si era creato un buco di MMR tra le due spazi, no? Tra chi arrivava molto alto e chi restava molto basso. Also potentially causing match fairness issues. So we found out by reworking the system and turning it off, we could increase matchmaking accuracy by 50% in the low ranks. So it should Vogliono migliorare almeno del 50% l'accuratezza del matchmaking in questo momento. Soprattutto per i rank bassi, che sono quelli che Rob, l'abbiamo detto tante volte, ne soffrono di più. Especially a huge increase like that will just mean that you are getting opponents that are at your skill level, and it should reduce that like feeling of getting coin flips. It's a pretty big change. That one game where I just carried and now I'm going to have to go against somebody who's just going to drop a 40. Beh, ovviamente il problema dice che non piace a nessuno essere carriati all'interno di un game e poi magari dover perdere altri MMR per lo stesso motivo, insomma. The numbers you're gaining and losing are being tweaked as well. Yeah, so we kind of had two things we really wanted to fix, which is players. It sucks to lose more ranked rating than you gain, right? Vogliono sistemare ovviamente alcune cose, soprattutto per chi perde game. Right, perché più perdi vedi scendere il tuo MMR ed è frustrante. So we're trying to reduce that. So instead of getting like -20 plus 13, we're trying to make it so it's like maybe more like -17 plus 14 or plus 15, so you aren't getting as harsh of penalties. Qui stanno parlando delle numeriche, no? Quanto si perde e quanto si guadagna, a volte può essere frustrante. No, sto cercando di immagazzinare tutto così poi faremo anche un tutto completo. It would inflate wins by about 20%. It's kind of hard to explain this. I don't want to get too into design weeds, but essentially, match outcome, if you were to be 13-10, it would inflate that win to 14-8, because in the old system, if you were 13-10 and it was really even matchmaking, it would be like, oh, you were really close. Why would anyone move up or down in MMR? The match was really close. Provare a tradurvelo al volo. Lui dice ovviamente chi sta al centro di un rank più o meno tra il 20 e l'80 o il 40 e il 60 o viceversa vai a prendere tra i 20 e i 30 punti. Ovviamente è sempre difficile essere accurati e avvicinarvi a qualcuno in mezzo al rank. Quello che vogliono fare loro è migliorare questo sistema di punteggio, perché la difficoltà attuale che hanno, e lui lo ammette, abbiamo difficoltà a renderlo bilanciato, cioè il gioco non riconosce bene chi è in quale punto del rank.
rank, e quindi a cambiare sia la localizzazione del rank e avvicinarvi, sia ragazzi darvi anche la possibilità di avere magari più punti in questa determinata situazione. Però lui ha detto non mi voglio sbilanciare perché è difficile, Robo, ovviamente dire adesso mentre sono in fase ancora di design di quello che andranno a fare. Yeah, it's interesting, right? Because the hardest part about any matchmaker is it's really complicated, right? We had mathematicians write the system, and then it's like, how do you investigate that system and actually determine like how to make it better? La cosa più difficile del matchmaking è proprio quando vai a investigare il perché ha scelto determinati giocatori all'interno di un match. We have an amazing data analyst who helped us through all of this and figuring out like what does it mean to make the system better and what does that data look like. And so a lot of it, that's the reason it's taken a long time. And I don't like to make changes in the middle of an episode either, like because it's a ranked season. So I like to save the big. Quello che dice che ragazzi dovete avere pazienza perché ci vuole davvero tanto tempo per andare a fixare un matchmaking. Per chiunque in chat con noi adesso, ragazzi, ripilogheremo tutto alla fine, non vi preoccupate. Rob è lì che si segna tutto. Io intanto provo a fare un po' di traduzione, non posso tradurvi tutto, se no non vi farei nemmeno sentire loro, però insomma, questa è l'idea. And I guess for that leads us to our next kind of topic here is placements and where people are able to place. There's always been altro importante discussione è il placement. Le persone soffrono nel momento del placement. Come funziona? At Platinum 3, this was to stop cheaters from getting to the leaderboard, so we had a little bit of room to snap cheaters. Tanto stanno cercando di migliorare il sistema cheater perché i cheater nei placement sono ancora peggiori, now we're not going to drop you to Plat 3 anymore, we're going to drop you to Diamond 1. This should have a big thing, especially for Immortal. We found out for Immortal Plus players that were solo duo that they were complaining that, hey, I'm in Immortal and I'm getting put against a 5-stack of someone who was Immortal but is now like Plat or Diamond. Right, that quick drop. Yep, exactly. So, la domanda è perché io vengo quick velocemente droppato, cioè velocemente mandato indietro nei miei rank se ero Diamond, finisco Plat e via dicendo. Solo duo, whereas before they'd get placed in Plat 3, they would double promote to Diamond 2, they climb through Plat 2, then they play a lot more games so they could 5-stack, and so there should be solo duo players should encounter less 5-stacks at the beginning of the season, and also because they're not getting dropped to Plat 3, they can't invite like a gold player into their Immortal MMR matches. So it should be pretty good for the high-ranking players. That does sound good. And for higher ranking players, for Act 2, with the Immortal slots coming back, that feels pretty good. What was the reason? Come riusciamo a difendere soprattutto chi era in alto durante l'anno 2 adesso, a non farli droppare indietro contro altri giocatori? I think they have over 18,000 Immortal players, right? Just having that big old number next to your emblem. You're like, oh, well, what does this really mean? I think it helps for goal setting. 18.000 giocatori Immortal, che non sono pochissimi, Rob. I've just got Immortal. Like, what's my next goal? Get top 500? That's ridiculous. Yeah. So now you have different, like, better goal setting, and Immortal 1, 2, and 3 is really cool, and it should be exciting to push for that in the leaderboard, and that'll be coming back in Act 2. So not at the beginning of the episode, but that feels good. We do want to bring it back for Act 2. Vogliono migliorare ovviamente anche la leaderboard, perché come dice Rob sono tanti i giocatori in alto e vogliono migliorare il sistema per diversificare ancora di più gli high rank. You're like, it definitely gives you somewhere to climb to. That's nice. And the next thing I'm bringing up makes me so excited. I mean, I'll let you more so introduce it, but a little more competition coming to ranked. Yeah, so come estremamente eccitato per chiedere cosa arriverà di competitivo. Stacks of players play together competitively. Well, we don't have a solid plan for ranked yet. We are still coming up with one. We do have a system we're working on. So stanno lavorando su un sistema che possa riconoscere il competitivo, incredibile. For players to play in tournaments together. What that means is you can grab 5 to 7 of your friends and make a team. This is going to be per act. So in that act, there'll be tournaments occurring through the act. And if you win one of these tournaments with your team... Quindi tornei per Immortal Series dove tu puoi trovare 5 compagni e giocarli. Più o meno il sistema che è già all'interno Riot di LoL. Sì, esatto, è lui proprio. And it's going to play out at the end of the act. We shot for 7. One of the feature bullet points I think that I want to call vanno a mescolare ovviamente una serie di team, so that in between matches you could swap out players from your bench. Tra un match e l'altro puoi anche swappare giocatori, interessante. That's just a wireframe our UI artist is working on and kind of trying to figure out what it looks like. So all super early, we're currently working on it. È troppo presto ancora per andare a fondo su quello che sarà il sistema, ma stanno lavorando su un sistema di tornei interno, ragazzi. Credo, non ho sentito il passaggio, ma spero e credo, Rob, a tutti i rank, cioè tornei di vari rank, sarebbe bellissimo. Credo proprio di sì. So there's so much awesome stuff already. We've talked tantissime cose meravigliose sono uscite, lo dice anche ovviamente il nostro Rivington, as well as kind of a few systems being turned off for competitive. So now those things have changed. What are the long-term goals here of 2021? What is the team looking at to make sure games are safer, make sure things are happening the way you want in ranked?
Yeah, so we want to keep doing. So right now we're in the middle of a Smurf investigation. Stanno continuando a investigare, ovviamente, perché continuare a mantenere vivo il competitivo, perché le persone devono rimanere attaccate, Rob, al sistema competitivo e vogliono continuare a giocare. Chi vince, chi perde, questo fa parte del gioco, ovviamente. Is there other solutions we want to investigate? So that's really big for us. How to keep combating the Smurf problem. A lot of the changes we made above should actually help with Smurfing. Some of the rank changes will help people get to their actual rank faster. Awesome. Not feel like you have to make a new account and go back through everything. Bello che abbia parlato anche del fatto degli smurfing, per esempio. Loro stanno continuando a investigare quali siano tutte le situazioni frustranti all'interno del gioco, di un gioco competitivo come Valorant, e però hanno bisogno di tempo. Cioè, è solo finito l'anno 2 e sembra per noi giocatori tantissimo, per loro invece è poco per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Speravano di avere una soluzione già durante questi episodi, ma non hanno risoluzioni per tutto ancora. Constantly talking about and debating on. It's a really big topic, and we don't have a good solution right now, but hopefully we can stanno continuando a parlare per tutti quelli che possono essere i problemi, ma non hanno soluzioni per tutto ancora, ci vuole un po' di tempo. Sono partiti con le mani avanti, Rob. Mi sono preso un po' di tempo perché sono state dette un sacco di cose sul matchmaking, che è la cosa che è più discussa ultimamente, ed è assolutamente quella che crea più problemi. Vediamo un attimino qui questa parte. Yeah, so we have a new progression system, so I'm working over the progression team right now. Hanno un nuovo operation system. Really simple system. It's just an account leveling system, and right now we know that Valorant's really good at rewarding your skill, and so vogliono migliorare il bilanciamento di reward, cioè di ricompensa per la vostra abilità. We're really good at rewarding your skill. We're good at giving you, you can buy skins reward with money at the battle pass. We don't have a way to reward your time, so this is the first initial step of rewarding your time. And basically, you log in and you can play the game, and you'll get account levels. And we wanted to do it soon because la parte più goduriosa di un gioco è poter entrare all'interno, iniziare a livellare e vedersi crescere e migliorare di volta in volta. Based on all the time you've played in Valorant so far, which is really exciting that we can backfill those levels for players, and then this is, we want to keep continuing investigating the progression space. E stanno ovviamente continuando a investigare come migliorare il sistema per darvi soddisfazione all'interno del gioco. Really excited about, that too. Questo è un nuovo sistema che ancora non ce l'ha spiegato del tutto, dice, però è la nuova idea che vogliamo apportare al gioco. Potrebbe essere molto interessante dallo schema che vediamo, perché coinvolge livelli proprio, oltre che tier. Diciamo che è un sistema che molti giocatori stanno aspettando, per il fatto che comunque le ricompense che ci sono in gioco alle volte c'è un po' il distacco tra quanto giochi e la ricompensa che prenderai. Questo cercherà di limitare, insomma, questa sensazione di dispersione totale che trova una persona a giocare, che grinda tanto su Valorant. Troppa exp, no? Richiesta per qualsiasi cosa, cioè troppe partite, troppe giornate per avere poi magari solo una skin o una carta che insomma non dà troppa soddisfazione. Sì. Exactly the numbers this ranked reset's going to do or anything like that, but just expect that you will be placing lower than normal. It will have that squish effect where you will be a lower rank than you were before. Don't fret. Yeah. La cosa interessante che ha detto adesso è che lui non vuole affrontare troppo questo argomento perché sarà difficile, ma la cosa che lui vuole dirvi è che a qualsiasi rank stai giocando devi ottenere soddisfazioni e devi ottenere qualcosa. Anche se sei di basso rank devi poter giocare e ottenere qualcosa. Il problema è che quando sei troppo basso di rank ad oggi effettivamente su Valorant ti senti un po' schiacciato da non poter ottenere niente. Awesome. Wow, quante informazioni ci hanno dato i nostri dev stranieri. Io e Slimo abbiamo provato a tradurle tutte durante la press conference. Chiaramente qualcosa ci siamo persi, ma siamo solo a metà del video. Nella seconda parte sentirete proprio i nostri pensieri al riguardo di questi cambiamenti ovviamente al matchmaking. Voi come li trovate? Lasciate un commento e fatemelo sapere. Le nostre ranked da adesso saranno migliori, riusciranno a farci gustare sia la vittoria che anche i momenti rari ovviamente della sconfitta. Non lo so, andiamo a sentire che ne pensano da Veslimo. Partiamo adesso a parlare del matchmaking, vi spieghiamo, ripercorriamo tutto così ne parliamo bene. Vai Rob. Certo. Sì, volevo partire da qua perché giustamente Luigi, tra le milioni di informazioni che sono arrivate, poi è stato il ragazzo che ha dato più informazioni nuove, quello del matchmaking non era facilissimo stargli dietro. Allora, cerchiamo di fare un po' un resume di quello che è stato. Innanzitutto sono al corrente, lo dichiarano anche loro pubblicamente, e qui l'hanno detto davanti a tutti, proprio spoiler mondiale, dei problemi che sono legati allo smurfing. Lo sanno, parto da questa che è l'ultima cosa che hanno detto, però è la cosa che interessa, poi ripercorriamo anche le altre. Sì, questa è l'ultima, però quella che interessa più a tutti. Lo sanno, ci stanno lavorando e andando a ritroso secondo me ci sono alcune meccaniche che effettivamente possono permetterti di in qualche modo tamponare
questo sistema. Partiamo dalla prima cosa, cambio nei punteggi che vengono assegnati. Si sono resi conto che lo swing che per ora andava tra una vittoria e una sconfitta era troppo alto, cioè fare meno 30 e più 13 o più 14 non andava bene, quindi aspettatevi in futuro di vedere questa cosa sistemata probabilmente già dalla prossima patch, di perdere meno punti e di prendere meno punti, quindi aspettatevi questa cosa. E a ciò si aggiunga, insieme a questa combina di perdere meno punti e di prendere meno punti, ci sarà anche un cambiamento in base al numero dei round che andrete vincendo o perdendo. Una partita finita 13-10 darà più punti, darà meno punti rispetto a una partita finita 13-1. Quindi questa è una cosa che hanno già sistemato e che vedremo probabilmente da subito. Quindi questa è la prima. La seconda cosa importante... Aspetta, Rob, su questa ci aggiungo una cosa importantissima che giustamente ha già introdotto Rob. Là il gap che c'era tra vincere pochi punti e perderne tanti, o viceversa, hanno detto, cioè chi ne vince troppi e chi ne vince pochi, è dato da uno sbagliato bilanciamento all'interno dei rank. Loro hanno proprio ammesso, cioè in questo momento il nostro sistema non riesce a bilanciare bene chi si trova in quale step dei rank, e questo sbilancia poi l'effettivo sistema delle reward. Ovviamente nel lungo periodo deficita tantissimo, perché se nel lungo periodo tu ti becchi 10 partite calcolate male, ti ritrovi a aver vinto 10 partite, aver fatto 120 punti, ti ritrovi a averne perse 4 e averne perse il doppio. E questo è sbagliato, questo è profondamente sbagliato, e come diceva Rob adesso è tutto concatenato. Quello che ha detto il nostro competitive design di Riot è proprio: ragazzi, scusateci, ma ci vuole tempo, siamo solo a fine dell'anno 2, dobbiamo raccogliere ancora più informazioni perché il nostro sistema funzioni in questo e vi aiuti in questo bilanciamento di abbinamento. È ovvio che fa ridere perché noi giochiamo da 2 anni, dici ma come in 2 anni non hai fatto, o meglio da un anno, poi beta e altro e via dicendo, però come non sei ancora riuscito a... Ecco, no, loro ci chiedono ancora pazienza perché le info non bastano. Vai Rob. C'è una cosa inquietante purtroppo in questo discorso, che loro parlano, come diceva prima Luigi, del fatto di voler ridurre questo dislivello che si è creato nel portare le persone ai rank in cui dovrebbero stare, ma non si è parlato di smart queue. Ci stanno lavorando, ma non ha accennato in alcun modo a questa possibilità. Non ha proprio voluto affondare, cioè ha proprio detto... Detto è tutto fuori. Esatto, work in progress, per il momento ci mettiamo da parte questa cosa, però c'è una cosa interessante che ritorneranno i rank ad Immortal. Hanno parlato del fatto che ci sono tantissimi Immortal e si creava una confusione incredibile tra i rank bassi di Immortal, i rank alti, e si creavano partite veramente sbilanciate. Ritorneranno Immortal 1, 2, 3. Yes. Penso che questo succederà direttamente da mercoledì, se non è da questa patch sarà la prossima. Comunque ha detto chiaramente che ritorneranno i ranking e quindi bisognerà riscalare. Questa è una cosa che secondo me è mancata, anzi vi dirò, non ho capito per quale motivo l'avessero tolta sin dall'inizio, sinceramente, una cosa che mi è stata sempre abbastanza oscura. Anche perché, Rob, perdonami, intanto vi ricordo a chi è arrivato adesso, risponderemo a tutti, ragazzi. Ora ripercorriamo le domande, stavamo facendo un po' un recap di quello che è stato la conference di Riot. Cosa fondamentale, per esempio, che loro hanno detto che il nostro matchmaking si è incasinato quando abbiamo provato a metterci le mani e migliorarlo. Perché? Perché all'avvio del gioco c'è stato una specie di buco in mezzo. Cioè all'avvio del gioco abbiamo costruito 2 isole, una con i giocatori molto forti e una con i giocatori molto deboli, o meglio, deboli o forti è relativo perché poi uno gioca al proprio rank, però intendeva rank alti e rank bassi. Qui si è creato un buco in mezzo che noi abbiamo cercato di ottimizzare e migliorare. Lì ha detto, effettivamente ammesso, è nato il disastro, e su quello stanno lavorando. Ovviamente, per esempio, togliere probabilmente rank su Immortal è un po' una risposta, cioè cercavano di diminuire gli spazi in alto per cercare di riportare tutti verso il basso. Non ha funzionato perché a un certo punto ha detto abbiamo 18.000 persone in Immortal, non era quello che pensavamo, ecco, per come ha detto Rob prima. C'è qualcosa che non va bene a livello di numeriche. Sì, anche perché loro considerate che devono combattere anche il problema di chi sta molto in alto della durata della coda. Perché comunque se a un certo punto qualcuno si trova alle prime 10 posizioni Radiant, rischi di far fatica a trovare persone con cui giocare. Certo, col sistema che hanno messo era facilissimo perché tutti trovavano una quota subito, però venivano fuori partite che erano sbilanciate. Questa cosa comunque la lavoreranno. Considerate che molti giochi per arrivare a questo stato ci hanno messo 5-6 anni. Loro hanno fatto tutto quanto in un anno, immagino. Bisogna essere onesti, Simo, però Simo, Slimo, scusami. Perché io poi ora sono arrivato che nella mia famiglia incrocio i nomi sono tutti come voglio bene a tutti. I miei giovani Simo e Rob sono i miei preferiti, mi hanno detto.
No, sto scherzando, non è vero. Allora incrocio i miei due gemelli del destino. No, Rob, sai qual è la cosa importante però in questo? La verità è che anche loro arrivano da un sistema che è quello di League of Legends, dove tanti feedback sulle rank e sul resto lo hanno acquisito. Questo è uno dei motivi per cui poi trovate del flame nei confronti del matchmaking, che la gente dice: ma dopo tanti anni di matchmaking fatto su un MOBA così importante, così vincente come LoL, non ha imparato niente. Non lo so, ragazzi, la verità probabilmente sta in mezzo. Il lago della bilancia è proprio difficile, perché sono due giochi molto simili ma anche molto distanti. I matchmaking possono essere pensati allo stesso modo, ma evidentemente anche no. La verità non ce l'ha in tasca nessuno. Si spalanchi il sipario sul nuovo matchmaking. La patch è già live, siete già pronti a lanciarvi nelle vostre ranked e qualcuno di voi avrà già tirato le prime considerazioni del nuovo sistema matchmaking. Ci vorrà tempo, non abbiate fretta, ma credo che i ragazzi di Riot stiano lavorando nella direzione giusta. Fatecelo sapere nei commenti, lasciate un pollicione all'insù, continuate a seguire il nostro canale perché c'è anche l'episodio 2 di questi 4 episodi sulla press conference del nuovo anno. Ciao!